Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi può essere integrato alle letture generali che sono già online, trovate sempre tutto nelle playlist del canale. Abbiamo tre scelte: il primo mazzo è il mazzo nero, il secondo è il mazzo verde e il terzo è il mazzo blu. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo nero. Io ricordo sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se la lettura non vi convince tanto o per caso non risuona per niente, potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email qui, nelle informazioni del canale e nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere che cosa vi riserva settembre per quello che riguarda la sfera lavorativa. Allora, abbiamo un 3 di coppe, la torre, la luna, vediamo che altro, un 5 di spade. Ragazzi, tra questo 3 di coppe al contrario e la torre al contrario, devo dire che potrebbe essere un periodo un po' stridente. Quando c'è la carta della torre si parla sempre di una caduta dell'ego. È come se ci fosse bisogno di reindrizzare certe idee piuttosto che ridimensionare certe idee. Partiamo anche con questo 3 di coppe al contrario. Qualcosa mi dice che se siete in un lavoro vi dirò che il rientro con i colleghi potrebbe essere un po' tremendo. Credo che per qualcuno ci sia proprio la voglia un po' di scappare. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 3 di coppe a cosa fa riferimento. Allora abbiamo un 5 di spade che è già uscito qui, la carta della morte e un re di spade. Allora, sono due carte che hanno la spada. È come se ci fosse bisogno di tagliare con certi tipi di atteggiamenti, con certi tipi di pettegolezzi, di competizioni, di questioni egoiche, appunto. Scusate, questo è un 5 di bastoni, non di spade. È come se, diciamo, ho la sensazione che il gruppo lavorativo non vi porti sulla buona strada. Diversamente, se siete disoccupati, sono gli amici che non vi portano sulla buona strada. C'è bisogno come di dare un taglio a qualche tipo di socializzazione che state facendo in questo periodo. Andiamo a vedere questa torre al contrario. Abbiamo un 10 di spade, la forza al contrario, un 7 di bastoni e un 5 di pentacoli. Io credo che qui dobbiate, il fatto che ci sia la torre al contrario è un po' come se vi volesse dire: toglietevi certe idee dalla testa, tipo l'idea che vi dovete togliere è: non ce la faccio a cambiare, non ho il coraggio di cambiare, perché il 10 di spade è una carta di tagli, anche qui, di fine cicli, però la forza è al contrario. È come se non aveste la forza, il coraggio di dare un taglio a certi tipi di relazioni, magari appunto lavorative, potrebbero essere collaborazioni, per qualcuno potrebbero essere collaborazioni con i parenti, che magari non funzionano e con la scusa che si è parenti ci si fa sempre qualche problemuccio in più. Però, ragazzi, se è quello che è necessario fare, ricordatevi che il re di spade è arrivato dove è arrivato perché semplicemente ha tagliato quello che non serviva più. Se volete raggiungere un obiettivo, dovete, diciamo, lasciare un po' indietro certi sentimentalismi. Andiamo a vedere la luna.
3 di coppe nuovamente al contrario, regina di bastoni e, e matto al contrario. Rido perché ho sentito, devi aver paura della regina di bastoni. Allora, i bastoni sono l'elemento fuoco, quindi Ariete, Leone o Sagittario. Ve lo do a titolo informativo, sapete che a me non mi piace troppo dare informazioni sui segni perché poi ci si fissa, perché magari poi è l'ascendente quello che prevale sulla persona e voi non lo sapete. Però ve lo dico a titolo informativo, potrebbe essere un capo, uno sponsor, mi dicono, come si chiama, un supervisore. Non peccate di troppa ingenuità, soprattutto ragazzi verso la fine del mese, ok? Qui tenete presente che quando c'è la luna si parla anche di proiezioni, nel senso che probabilmente avete una certa idea di una persona che però in realtà non è quella e qui avere comunque il matto al contrario parla proprio di qualcuno che tende a essere un po' troppo ingenuo. Qui è come se vi dicessero che nessuno è amico sul lavoro. Se siete disoccupati, ho come la sensazione che appunto dobbiate lasciar perdere certe compagnie perché vi demotivano. Voi avete bisogno di trovare qualcuno che vi sproni, che vi dia fiducia, che vi appoggi, che vi supporti, che creda in voi, che vi faccia vedere il bello che voi non vedete di voi stessi. E invece con questo 5 di pentacoli qui, il 5 di spade qui, il 5 di bastoni qui, ragazzi, siete un po' in una fase cupa di tristezza, di confusione mentale, come se non vi rendeste conto di quanto realmente valete e vi facciate condizionare troppo dall'ambiente lavorativo. Se siete autonomi, idem, c'è qualche compagnia, qualche persona che state frequentando che non vi fa concentrare sul vostro obiettivo. Lo sento un mese un po' disperso, scusate, dispersivo. È come se non riusciste a focalizzare l'attenzione su quello che volete voi. Anche se siete disoccupati, è come se non riusciste a puntare un obiettivo, a capire dove mandare i curriculum. Andiamo a vedere il 5 di spade al contrario. Re di bastoni e regina di bastoni, Poi abbiamo un 7 di coppe, un 4 di coppe e la carta degli amanti. Dunque, questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona parecchio in alto e ho come la sensazione che possa aprirvi delle possibilità. Però è un 5 di spade. Fate attenzione ragazzi perché tra il 5 di qua, il 5 di qui e la torre ci potrebbe essere qualche tentativo di gestione forzata. Tenete presente che c'è qualche cosa di cui voi non siete consapevoli e può essere proprio il valore che voi date a voi stessi. Dovete aumentarlo. Vi dico, è un mese un po' confuso. È un mese dove sarà necessario capire di chi fidarsi e di chi no, effettuare eventualmente dei tagli nel luogo di lavoro con certe compagnie, ma perché vi allontanano dal vostro obiettivo, non perché siano male compagnie. Sì, forse sono un po' troppo tendenti al pettegolezzo, alla lamentela e al basso astrale, però non vuol dire che siano cattive persone, ok? Semplicemente per voi in questo momento potrebbero essere delle distrazioni e soprattutto è come se pompassero il vostro ego nella maniera sbagliata. Ecco perché poi c'è questa luna con le proiezioni di cui si parla. Quindi prima di prendere una decisione, prima di essere impulsivi, di fare un cambio, di avventurarvi per qualche cosa di nuovo, ehm,
siate certi di avere tutti i dati che vi servono per effettuare la vostra valutazione, perché con la luna e anche il 4 di, di coppe c'è qualcosa che non si vede. Sentite, se siete in una fase di come vi posso dire? Da un lato volete cambiare lavoro, ma dall'altro non volete cambiare lavoro perché c'è una persona importante nel luogo di lavoro, ho come la sensazione che sarà questo il dilemma del mese. Non ce la faccio più con l'ambiente lavorativo, sono decisa o deciso a cambiare lavoro, però così non vedrò più quella persona. Che non è necessariamente detto che sia una persona a livello romantico, può anche essere un'amicizia molto stretta ehm, che avete stretto, che avete allacciato, però essendoci la carta degli amanti, è facile che per qualcuno sia una questione di tipo romantico. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, non è per voi. Quello che state pensando inerente alla vostra situazione lavorativa, soprattutto se siete in fase di cambio, vi dicono che non è per voi. È come se non fosse il vostro posto. Amici del mazzo nero, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, scrivetemi nei commenti come vi risuona. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi e potete anche condividere il video. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo verde. Anche per voi andiamo a vedere le energie principali a livello lavorativo nel mese di settembre. Le letture sono generiche, ragazzi, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, vi consiglio di ascoltare una delle altre scelte. Nel caso voleste contattarmi, trovate la mia email qui, nelle info del canale e nella descrizione del video. Bene, ok. Partiamo subito con un 9 di denari al contrario, 10 di denari, 7 di coppe. E la morte. Wow, ragazzi, che periodo impegnativo. Magari non è così drammatico, poi andiamo a vedere, spiegandolo con i mini tarocchi, che insomma sono movimenti meno importanti di quelli che sembrano, però devo dirvi, ragazzi, che allora la prima cosa che mi è venuto è spese per la scuola. Quindi probabilmente qualcuno sta affrontando delle spese scolastiche un po' importanti. Se non sono spese scolastiche per i propri figli, potrebbero essere dei nuovi corsi o percorsi, insomma ci sono come delle spese di troppo nel mese di settembre. È come se ci fosse la necessità di... Guardate, per qualcuno è proprio la questione di togliersi da un lavoro dipendente. Per qualcuno, nel caso siate disoccupati, potrebbe arrivare un lavoro dipendente. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 9 di pentacoli, abbiamo la forza e il 5 di bastoni. Allora ragazzi, devo dire che se fossero spese impreviste o più spese di quelle che avevate preventivato, magari sono budget più grossi di quelli che avevate pensato, diciamo che qualcuna potrebbe essere fatta non per gli studi, di spesa eccessiva intendo, ma per una questione di apparenza, per una questione di cosa dice la gente.
Se fosse che voi siete disoccupati e si trattasse di quel lavoro che entra, vi dirò che potrebbe essere un lavoro da interinali dove potrebbero esserci diversi nuovi assunti. Andiamo a vedere il 10 di spade. E se siete autonomi, ragazzi, di nuovo, l'investimento, c'è un investimento importante in questo mese. È da valutare bene. Allora, il 10 di spade è spiegato da un 4 di coppe e da un 8 di bastoni. Mm. Datemi ancora una carta per l'8. Allora, ragazzi, devo dirvi che qui, verso metà settembre, potrebbe arrivare una notizia, potrebbe arrivare una proposta. Ho quasi la sensazione che sia un nuovo tipo di lavoro, percorso, progetto, ehm, che è un po' diverso da quello che voi avevate all'inizio. O nel senso, se per esempio siete disoccupati e state cercando un lavoro e arriva questa offerta di lavoro, potrebbe essere completamente distante da quello che voi pensate di poter fare o di essere tagliati per. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Wow, carro e cavaliere di coppe. Allora, ragazzi, potrebbe essere un lavoro dove ci si sposta. A qualcuno potrebbero anche dare la macchina aziendale. Potrebbe essere un lavoro dove c'è bisogno di trasferirsi. È come se tutto quello che è la vostra no, come faccio adesso, la confusione mentale, il dolore del 10 di spade, ad un certo punto verso fine mese semplicemente cambiasse, sparisse, svanisse. Arriva questa comunicazione, arriva questa novità. Io ho anche come la sensazione che qualcuno vi dica: ehi, prova lì, prova a mandare il curriculum lì perché lì stanno assumendo. E se per caso foste autonomi e diciamo verso l'inizio, la metà del mese così, trovate un po' duro ricominciare perché appunto come vi dicevo prima ci sono queste spese impreviste, il consiglio qui è di muovervi, di allargare il raggio d'azione. Quindi o di proprio di, come vi posso dire? Sì, allargare il raggio di azione a livello di chilometri sul territorio, cioè quindi spostarvi più lontano di dove siete adesso per proporre magari il vostro lavoro, il vostro prodotto, oppure potrebbe essere perché qui cosette di coppe al contrario cascano le illusioni, quindi potrebbe anche essere dare una direzione decisa a a questo progetto, a questo lavoro. Andiamo a vedere la morte. 4 di pentacoli e sole, ragazzi. Rinascita, abbondanza, protezione, prosperità, nuova vita. È vero che con la morte c'è da tagliare. C'è troppa concorrenza, mi verrebbe da dire. Avete bisogno di spiccare con il vostro prodotto. Sono i particolari che fanno la differenza. Se volete, diciamo, rimanere impressi per quello che riguarda, non lo so, magari nuovi clienti piuttosto che un superiore, ricordatevi che sono i dettagli che fanno la differenza. Comunque ragazzi, guardate, non vi preoccupate, vi dico, sarà un periodo in cui non potrete spendere molto perché appunto ci sono delle spese impreviste e anzi dovrete essere ben oculati con quello che spendete. Però comunque alla fine del mese avete il sole, c'è la prosperità, c'è l'abbondanza, c'è la possibilità di crescere, c'è letteralmente una nuova fase, ok? Grazie a questa nuova offerta. Può essere appunto un'offerta
di un lavoro dipendente, un'offerta di collaborazione. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti, è interessante. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Secondo le regole, bellissima carta, carta numero 11. È come se quello che vuole dirvi questa carta è di adeguarvi agli altri. Quando c'è il carro si parla di dare una direzione o cambiare la direzione. Ci sono delle regole che sono le regole universali. Sapete, come quando si dice che una persona per farsi deve passare dalla gavetta, ok? Così ha una meritocrazia in quello che è la sua ascensione, sì, verso il successo, verso la prosperità, verso l'abbondanza, ma ci sono delle regole di base da dover rispettare. Allora, può essere una questione di tempo. Vi dico questo perché in questa carta specifica il significato è che gli elefanti mettono davanti alla fila il personaggio più lento, perché così non rimane mai indietro. Tutti gli altri si adeguano al ritmo di quello più lento. Magari per voi così ha più senso. Bene, amici della seconda scelta, questa è la lettura che avevo per voi. Spero che vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo periodo. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu e arancione. Anche per voi vediamo i movimenti energetici per settembre. Ragazzi, le letture sono generiche, sono collettive, facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture e per contattarmi trovate l'email qui, la trovate nelle info del canale e anche nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di settembre. Molto bene, due arcani maggiori, tutti e due a testa in giù. Abbiamo il giudizio, gli amanti, dieci di bastoni, re di spade e asso di denari. Ragazzi, ho come la sensazione che stiate aspettando una notizia che in realtà non arriva. Probabilmente avete già mandato un curriculum o più curriculum e state aspettando che vi chiamino, piuttosto che state aspettando che vi dicano che sì, vi daranno quell'aumento di stipendio o quella promozione. Il fatto che ci sia questa carta degli amanti al contrario parla di uno scarso amor proprio o di un'impossibilità di scegliere, perché poi abbiamo anche un 10 di bastoni, che è una carta che vi dice che avete bisogno di lasciarvi indietro delle cose, e anche il re di spade alla fine è una di quelle carte che taglia quello che non serve. Ripartiamo dal giudizio al contrario. Matto, 8 di pentacoli al contrario e 5 di spade. Io qui ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe tornare indietro perché è come se avesse lasciato il lavoro in modo impulsivo e si è un po', più che pentito, si sta chiedendo se è stata la scelta giusta. Non ha ancora capito se è stata la scelta giusta o no, però ho come l'idea che ci sia stata una sorta di scelta impulsiva che vi abbia portato o a rifiutare un lavoro o magari a lasciare proprio un lavoro, e può essere che il giudizio sia qua proprio, cioè che stiate aspettando che vi richiamino, diciamo così.
Può anche essere che ci sia semplicemente una situazione un po' tesuccia con i colleghi di lavoro, magari vorreste cambiare, mi viene da dire, lavoro. Andiamo a vedere gli amanti. 3 di coppe, 8 di spade, 5 di bastoni. Ragazzi, la sensazione che ho qui è che vi dicano di non fidarvi di tutti. Tenete sempre presente che quando una persona spettegola di qualcun altro con voi, appena voi non ci siete lo fa con voi, perché è proprio un modus operandi della persona. Spettegolare è una questione di ego. Devo far vedere agli altri che io so, devo far vedere agli altri che l'altro è peggiore di me o che sta facendo qualche cosa di poco sano, perché automaticamente se si svalutano gli altri è come elevare noi stessi, no? Ora non è sempre così per tutti, però è un po' il fondamento del pettegolezzo. Sta di fatto che dovete uscire da quel gruppo di persone. Guardate, non so se è vero, però ho sentito chiodi di garofano per la protezione. Non so se in realtà i chiodi di garofano possano effettivamente avere proprietà per la protezione del campo energetico. Vi confesso che lo cerco, però magari per qualcuno risuona, io lo dico. Ragazzi, qui è come se vi sentiste in una fase per quello che avete poco amor proprio, cioè è come se vi stessero un po' affossando con le energie che ci sono lì intorno a voi. Se non avete colleghi, perché magari siete autonomi, possono essere i collaboratori o anche i clienti, vi dico. Sta di fatto che c'è qualche cosa che vi sta un po' prosciugando. Verso metà settembre, direi. Allora, 3 di spade per il 10 di bastoni, 7 di coppe e temperanza. Dunque, ragazzi, io qui, sapete, si dice che quando c'è il momento di crisi, che le persone sviluppano la capacità di reazione ed è proprio quello che sento a fine settembre per voi. Perché comunque c'è un 3 di spade, quindi qualche cosa qui di tutto questo entourage lavorativo vi urta, vi ferisce e si inizia a pensare cosa posso lasciare indietro, cosa posso invece far entrare. Si inizia a trovare una sorta di equilibrio nel capire che cosa non volete e dove volete andare. È un po' come dire ok, mi allontano da quello che mi fa star male e cerco quello che mi fa star bene. Per far entrare cose nuove bisogna prima togliere roba vecchia ed è lì che arriva il re di spade. Andiamo a vedere. Abbiamo un asso di pentacoli e un asso di spade e qui un asso di pentacoli. Ragazzi, fine mese, cambiamenti, nuovi inizi, si tagliano relazioni, attitudini, pensieri anche che non servono più. Vi dico che se siete tanto in confusione mentale il fatto che ci sia il re di spade qui alla fine può essere un consiglio ad appoggiarvi ad uno psicologo o ad un terapeuta. C'è da dire al mondo la vostra verità, come la pensate voi. L'asso di spade arriva per tagliare le relazioni che non servono più, per tagliare i pensieri e dargli un ordine, quello che qui a inizio mese non c'era. E da lì arriva poi questo asso di pentacoli che, diciamo, nel mese di settembre è ancora girato al contrario, ma qui lo vediamo già che è girato al dritto, quindi ci può essere un nuovo inizio. Sapete, ci sono certe persone che non si rendono conto di essere così pettegole, di essere lamentose, di essere negativi, di essere nel basso astrale letteralmente. Però quando glielo si fa notare, ci pensano, cioè effettivamente perché magari non hanno mai posto l'attenzione
sulla loro dinamica di comportamento, però ci sono certe persone che quando glielo fate notare poi smettono effettivamente di comportarsi in quel modo lì, perlomeno con voi, e può esserci un nuovo inizio più concreto. Allora, se siete disoccupati ragazzi, qui alla fine del mese può esserci un nuovo inizio, ma ho come la sensazione che dobbiate eliminare i lavoretti. Ho come la sensazione ehm, che c'è un tipo di mentalità che vi fa rimanere nella sofferenza. Cominciate a togliervi le responsabilità che non sono vostre. Quando qualcuno vi dice, vi faccio un'ipotesi, io sono nell'impacchettamento, sto impacchettando e arriva la persona che fa le etichette delle scatole, ipotesi, e mi dice che non sono capace a fare le etichette delle scatole. E beh, certo, è compito tuo. Io non è che mi sento, cioè, certi pesi, certe responsabilità, per esempio, qui vogliono farvi sentire incapaci di qualche cosa che non è vostro compito fare, no? In questo caso specifico, in questo esempio che ho fatto. Quindi qui si tratta, ma di chi è la responsabilità di fare le etichette? Di quella persona. E quindi io non sono tenuta a a saper fare queste etichette. Quindi il fatto che questa persona mi dica che non sono in grado è una critica che non ha senso, non esiste, perché su che cosa si basa? Non è compito mio fare le etichette. Io non sono stata formata per fare queste etichette. Ok? Quindi forse l'incapace è questa persona che delega il suo compito agli altri. Più che altro che questa persona dovrebbe chiedersi perché delego il mio compito agli altri. Però vabbè. Un consiglio, ragazzi, non mettetevi con queste persone nel mondo del lavoro. Cioè, lasciatele nel loro basso astrale. Voi pensate a togliervi le responsabilità, pensate a tutto quanto di bello può arrivare, perché qui di possibilità ne arrivano e sono più possibilità più in linea con voi, perché c'è la temperanza, è una carta di guarigione, ok? Tutto sta. Potrebbe veramente appoggiarvi a una persona, il re di spade potrebbe anche essere un capo, può anche parlare del dire le cose come stanno a un vostro superiore, ok? Magari qualcuno ha bisogno di chiedere un cambio di sede, un trasferimento o qualcosa per lo stile. Però quello che vi consigliano è di parlarne fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere un oracolo per terminare la lettura. Qualcuno in più. È tempo di andare, ragazzi. Quindi se qui facevate difficoltà a prendere questa scelta, perché magari il lavoro vi piace, ma è l'ambiente che vi drena, magari la scelta, non è quella di andarsene, ma è quella di andare a riferire le cose a un superiore. Oppure per qualcuno è proprio questione di andare, partire. Carta numero 45, magari per qualcuno ha un senso. Spingersi al limite, carta numero 36. Ok, qui è un po' come il dirvi che siete arrivati, che probabilmente più in là di così non potete andare, che più di quello non potevate fare. E se per caso sapete che non avete dato del vostro, eh, non avete fatto del vostro meglio, che potete ancora dare di più, la carta vi invita a fare ancora quel qualche cosa di più. Cioè voi dovete essere a posto con la coscienza. Potevo fare tutto quello che era cioè ho fatto tutto quello che era in mio potere fare. Wow, carta numero 22, benedetti. Ragazzi, secondo me qui vi stanno dicendo che è ora di andare verso altri territori. Ed è proprio una questione di andate al confine. Può essere il confine italiano, il confine della regione. E c'è qualche cosa con il mare, quindi potrebbe essere interessante per voi o spostarvi vicino ai luoghi di mare
o vicino ai luoghi i porti, dove ci sono gli scambi commerciali via mare. Bene, cari amici del terzo mazzo, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un commento, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi, mettere like o condividere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!